Sul lato nord della piazza si trova il Palazzo Comunale. Il palazzo è il risultato dell'unione di una serie di edifici precedenti, tutti riconducibili all'epoca medievale, più o meno del 1000. Il palazzo oggi ha delle forme seicentesche ed è accessibile attraverso un grande scalone e conduce ad una loggia dalla quale si può ammirare il cortile interno del palazzo stesso. Osservando la facciata del palazzo e volgendo lo sguardo alla destra dello scalone d'accesso, si può ammirare la torre del Palazzo Comunale. Il primo orologio vi fu posto nel XV secolo, mentre quello attuale è stato collegato sulla torre nel 1867 ad opera di Ludovico Gavioli. Il medesimo meccanismo di funzionamento attiva l'orologio posto in Piazzetta delle Ova, a circa 40 metri dalla torre. In questa piccola stanza, così chiamata in quanto vecchia sede del mercato del Pollame, si trova il celebre orologio trasparente. Tornando alla torre del Palazzo Comunale si può notare la statua della Madonna dell'Immacolata, risalente al 1805 e creata in occasione della visita in città di Papa Pio VII, e la cupola ottagonale di Bartolomeo Bonascia del 1508, la quale ospita sulla sua sommità una banderuola raffigurante l'angelo trombettiere e le immagini dei quattro venti. Il palazzo è ancora oggi sede del Comune di Modena. Dallo scalone centrale si può salire sino alle sale storiche, dove si celebrano ad esempio i matrimoni nella Sala del Fuoco oppure le riunioni più importanti civiche. L'interno del palazzo è visitabile. Ci troviamo nel camerino dei confirmati, l'atrio d'ingresso del Palazzo Comunale. In questa sala, al centro, su un tavolino a colonna, troviamo la mitica secchia rapita, una vera e propria secchia che i modenesi sottrassero ai bolognesi come trofeo di guerra durante la battaglia di Zappolino, avvenuta nel 1325. La secchia costituì il pretesto all'Alessandro Tassoni per l'ideazione e la scrittura dell'omonimo poema La secchia rapita. Dal camerino dei confirmati si accede poi a destra alla Sala del Fuoco. La sala si chiama così per la presenza di questo enorme camino cinquecentesco che veniva utilizzato nei giorni invernali per riscaldarsi. In particolare salivano a riscaldarsi al fuoco del camino tutti quei commercianti, venditori ambulanti che facevano mercato quotidianamente in Piazza Grande. Alle pareti troviamo gli affreschi di Niccolò dell'Abate, realizzati nel 1546, che raffigurano la guerra di Modena del 43 a.C. Da visitare è anche la seicentesca Sala del Vecchio Consiglio, dove si trovano gli stalli dei conservatori e il gonfalone dipinto da Ludovico Lana nel 1633, quale ringraziamento per la fine della peste. I dipinti del soffitto sono di Ercole dell'Abate e Bartolomeo Schedoni e narrano gli episodi della vita di San Gimignano. Dalla Sala del Vecchio Consiglio si raggiunge la Sala degli Arazzi, con le sue settecentesche tele, che raffigurano la preparazione e la firma del Trattato di Pace di Costanza del 1183, manifesto dell'autonomia comunale.